Ciao amici, ben ritrovati. Sono stato in montagna qualche giorno. È stata l'occasione per provare l'ultima novità, lo zaino Can't Fight, quello da 22 litri. Mica male, perché mica sempre ho voglia di andare con tutto il corredo pesante, con quello veramente la zavorra impegnativa. A volte mi piace passeggiare, mi piace anche andare, per esempio, in bicicletta, perché no? Con qualcosa di un pochettino più leggero e più versatile rispetto allo zaino tecnico. Non nascondiamocelo, non è uno zaino fotografico con tutti i sacri crismi. Cosa intendo? Guarnizioni, tenuta antipioggia, di quelle veramente doc, spallacci regolabili. È uno zaino molto piacevole, molto bello e attenzione, perché la vostra fidanzata potrebbe anche rubarchiarvelo. 22 litri, diverse colorazioni, diverse forme, ma la sostanza è questa. Innanzitutto, ora che è vuoto, è bello leggero. È uno zaino che effettivamente riesce a coniugare quelle che sono le esigenze di un appassionato di fotografia, perché comunque è realizzato bene, ma anche, insomma, concede quel frou-frou che uno zaino tecnico molto più severo, scuro, militare, tessuti mimetici, tessuti ipertecnologici, a volte ci tolgono un po' il gusto anche di mettere qualcosa di diverso nello zaino, qualcosa di diverso che non sia fotografico. E allora andiamolo a vedere un pochettino come è fatto e perché ho scelto proprio questo modello. 22 litri perché è giusto per la mia schiena. Gli spallacci sono imbottiti, è vero, sono regolabili, ma non c'è la fascia che ce lo lega in vita. Abbiamo soltanto questo per tenerci, che tra l'altro è regolabile, per tenercelo fisso sul dorso, però non abbiamo quella praticità, quella comodità di legarlo anche in vita. Nei passaggi più difficili effettivamente è utile, ma questo, lo abbiamo detto, non è lo zaino tecnico, non è lo zaino super tecnologico, è un bello zaino e soprattutto gli scomparti sono davvero, davvero intelligenti. Cominciamo un po' dalle finiture. Il tessuto è molto bello al tatto, è una tela che potrebbe sembrare jeans ma più rifinita, e poi c'è questa patella, guardate, attacco a calamita, attacco magnetico, si alza e si abbassa, quindi non sbatte, ma è anche facile da aprire. Perché? Perché qua c'è il primo scomparto, quello che possiamo utilizzare o come un bauletto. Ci metto quello che mi serve, ad esempio, siccome nella parte alta dello zaino deve starci sempre il materiale leggero, posso mettermici anche qualcosa da mangiare, anche il piumino tutto raccolto se venisse freddo, e ce l'ho qua pronto all'uso. E le cerniere, come vedete, scorrono davvero bene anche negli angoli, non si impuntano, questo è importante. Poi abbiamo invece l'apertura di questa tasca, eccola qua. Questa tasca è molto pratica e comoda, per esempio nel mio caso, per metterci dentro i filtri, ma come forse avrete visto ci sta anche un iPad, ci sta un blocco, ci sta quello che vogliamo. Anche la taschina a retina, quindi leggera, traspirante, è un po' come tutti gli zaini tecnici per la fotografia. Quindi abbiamo già due scomparti dedicati e facilmente raggiungibili. A me piace molto la praticità di uno zaino, perché voglio aprirlo subito, voglio avere subito sotto mano, piuttosto che apri, cerca, fruga, guarda dove è andato. Ogni scomparto ha le sue cose, questa è una cosa che apprezzo. Abbiamo questa tasca, vedete nella patella c'è un'ulteriore tasca dove posso metterci, che so, magari i documenti, posso metterci le cartine quando vado in escursione, il portamonete, quello che è. Il dorso, il lato B dello zaino, come vedete non è particolarmente tecnico. C'è questo questa comoda fettuccia, chiamiamola così, per inserirlo anche nel trolley, ma come vedete gli spallacci sono regolabili, ma non hanno certamente tutte le dotazioni tecniche di altri zaini. Non sono rinforzati nella parte delle spalle, però sono sufficientemente comodi. È anche vero che quando l'ho caricato parecchio, ma veramente parecchio, forse un pochettino più di rigidità qui l'avrei gradita per le spalle, perché dopo un po' comincia a farsi sentire in alcuni punti, e quindi sì, questa è una cosa che mi sento di dire. E un'altra cosa che mi sento di dire, e lo dico subito, è che a fronte di una finitura veramente
fatta bene, realizzazione veramente con cura dello zaino, trovo alcune regolazioni un po' al minimo sindacale, come se la plastica fosse di una qualità inferiore a quello che è la manifattura complessiva. Ecco, è l'unica cosa che mi sento di dire di questo zaino. Poi, come vedete, c'è la chiusura, anche, ecco, proprio questo è uno degli elementi a cui mi riferivo. Sembra un po' cheap, un po' economica, però, a dire la verità, fa il suo lavoro. Perché ve l'ho girato di qua? Perché da questa parte, quando vado ad appoggiare lo zaino, tra l'altro sta in piedi perché sotto è rinforzato, sta in piedi, lo apro con queste altre due cerniere. Queste sono quelle del bauletto che vi ho mostrato prima, io lo chiamo così, e questa invece è quella che mi apre lo zaino. E qui dentro, cari amici, io ve li ho lasciati liberi proprio per mostrarvi come sia stata intelligente la scelta di adottare questi divisori. Vedete che sono tutti frammentati? Quindi posso decidere di piegarli, angolarli come voglio. Questa per me è una scelta davvero intelligente perché, ad esempio, nel mio caso, guardate, mettendoli così, 1, 2, e questo regolandolo come voglio, ci faccio stare per esempio il mio teleobiettivo con la macchina. Rinuncio al bauletto? Ma certo, perché vado a smontarlo, ci metto un attimo, vedete come si apre, come veramente modulare. Vado a ripiegare questo in alto e voilà, qui ho il posto per il mio tele. Il mio tele posso decidere di metterlo da una parte, nessun problema, vuol dire che mi terrò degli altri scomparti con questo, posso gestirli come voglio insieme a questi altri divisori che servono per l'appunto per modulare ulteriormente lo spazio. Insomma, è componibile in ogni sua parte. Sempre nel lato B, ma questa volta dall'altra parte, che cosa abbiamo? Lo schienale dello zaino. Questo è lo schienale dello zaino che a sua volta, lo avete visto nelle immagini, io ci ho messo un iPad, ma ci sta dentro anche un computer portatile. Eh già, perché vedete, si va fino in fondo, è così profonda, è chiusa col velcro. Insomma, è stato un buon compagno delle mie avventure. E poi c'è la chicca, che è questa tasca laterale. Questa tasca laterale che, come vedete, anche qui le cerniere scorrono magnificamente, perdonate che lo chiudo così, ecco, questa tasca, tac, vado a prendere quello che mi serve. Posso crearmi uno scomparto per il K-Way, per esempio, per la chiusura mimetica, scusate, antipioggia dello zaino, che non vi ho fatto vedere, ma c'è, eccola qua, è elasticizzata, ci buttate dentro tutto lo zaino e il problema è risolto. Non voglio andare a cercare, la metto qua e chiudo, ci metto il portamonete, ci metto l'acqua, quello che voglio. E poi ci sono ancora un paio di cose di cui voglio parlarvi per presentarvi appieno questo zaino. Le cerniere, quelle esterne, sono comunque protette, non sono telate, non sono cerate, però sono comunque protette per la pioggia, tutte quelle esterne. Vabbè, non terranno per un'ora, per 2 ore, però la prima mezz'ora vi salvano la pelle. Dall'altro lato troviamo che cosa? Una tasca elasticizzata, ma quanto sono comode. Tutte così le dovevano fare, ma non ci avevano ancora pensato 20 anni fa, 30 anni fa, 40 anni fa, quando cominciavo a girare. E sporgevano, si impigliavano. No, queste sono aderenti. Se non ci mettete niente, ci passate la mano e nemmeno si vedono. Ma se le riempite, stanno chiuse. Qui, per esempio, io ci metto il mio monopiede o il cavalletto, quello portatile. A volte c'è tanto spazio in 22 litri che il cavalletto, quello corto, lo metto qui dentro, tutto raccolto, ci sta benissimo. E poi ancora, come vi ho detto, la parte inferiore dove appoggiamo, che è per l'appunto rinforzata, presenta comunque questi due, eccoli qua, queste due fettucce, queste due stringhe per metterci il sacco a pelo, per metterci
l'altro bagaglio, il piumino quello pesante, la tenda, non lo so. Qui ci sta anche il cavalletto, però lo ripeto, io non li affiderei troppo carico, perché è vero che queste sono delle chiusure migliori, cioè più grandi di quelle che vi ho mostrato prima, però mi sembrano comunque la parte critica dello zaino, e cioè forse se potessi essere io il progettista o comunque colui che finanzia il progetto, quel dollaro in più per avere degli elementi un pochettino più massicci li spenderei proprio lì, perché per tutto il resto è uno zaino che merita davvero la lode, è anche bello, me l'ha fregato un paio di volte anche mia moglie, perché è comunque carino, è bello, non è quello tecnico nostro da fotografi puri, nudi e crudi. Infatti il sito ci presenta questo Nature Wonder 11 o da 22 litri come uno zaino da viaggio, uno zaino fotografico ma anche da uso quotidiano. Io l'ho provato anche con lo scooter ed è comodissimo proprio perché non è così ingombrante. Sebbene, come avete visto, ci sta dentro un computer portatile tranquillamente, a testimonianza della sua vocazione un pochettino più commuter, forse tra città, escursione e viaggio più che proprio da alpinismo. Ma poi in qualsiasi caso non è detto che lo zaino debba essere sempre riempito come un uovo e che noi fotografi dobbiamo riempirlo con tutta l'attrezzatura che abbiamo nel nostro armadietto. Uno zaino va anche così, insomma, quando si viaggia leggeri ci sta magari la bottiglietta d'acqua in più, la merendina in più e perché no, un pezzettino di speck, una puccia, fa sempre comodo da avere dietro. E allora, grazie a tutti amici, io ringrazio Can-Fite e vi ricordo che per tutti gli iscritti al canale c'è un extra sconto su tutto il materiale del sito notevolissimo, dal 18 al 20-25% talvolta, quindi state sempre sintonizzati. Can-Fite, ciao a tutti amici e alla prossima!